mentre altri cercano di evitare di pensare a questioni delicate della propria vita, facendo una cosa che è alla portata di tutti: aprire il frigo o la dispensa e mangiarsi le emozioni. Ciao, sono Emanuele Mian, psicologo, psicoterapeuta con un PhD in neuroscienza, e oggi ti dirò quali sono i segnali principali che indicano che potresti soffrire di fame nervosa. Molte persone che seguo nella pratica clinica soffrono di fame nervosa. La ricerca indica che circa una donna su 3 ne soffre e che oltre il 70% dei problemi di peso siano legati proprio a questo. Non solo, essa rappresenta una porta verso i disturbi alimentari, quali bulimia nervosa e il binge eating disorder, vale a dire la sindrome d'alimentazione incontrollata. Uno degli effetti collaterali più visibili non è solo un perenne senso di allerta e colpa quando si è davanti al cibo e di preoccupazione quando si pensa alla propria alimentazione, ma anche una costante fluttuazione di peso. La verità è proprio questa: se da tempo sei perennemente a dieta e i tuoi risultati sono un po' come andare sulle montagne russe, ovvero uno yo-yo continuo di diminuzione ma soprattutto aumento di peso, potresti aver posto maggiormente attenzione al cosa e quanto mangi, piuttosto che sul come e perché tu lo faccia. Magari riesci a perdere peso, ma inspiegabilmente non riesci mai a mantenerlo. Potrai intraprendere qualsiasi dieta, ma non funzionerà sino a che non terrai a bada la fame nervosa. Analizziamo insieme alcuni comportamenti che possono essere un segnale che anche tu o qualcuno accanto a te soffre di emotional eating, che è anche l'altro nome con il quale è internazionalmente riconosciuto questo problema. Un segnale importante è mangiarsi le emozioni. Non è più il corpo a dettare cosa e quanto mangiare, ma le emozioni del momento, emozioni che non sai gestire o che vorresti distrarre o cancellare usando proprio il cibo. Un po' come buttare la polvere sotto il tappeto per non vederla più, salvo poi inciamparci sopra quando ce n'è troppa e quando l'hai accumulata per davvero troppo tempo. Le emozioni ci servono per darti delle informazioni, ovvero ti dicono come stai tu con te e come stai con l'ambiente intorno a te. Non sarà di certo il cibo a farle stare in silenzio, ti serve solo come strategia temporanea che a lungo andare è dannosa oltre che inutile. C'è chi tende ad abbuffarsi quando si sente triste o sente la noia prendere il sopravvento, mentre altri cercano di evitare di pensare a questioni delicate della propria vita, facendo una cosa che è alla portata di tutti: aprire il frigo o la dispensa e mangiarsi le emozioni. L'emotional eating spesso porta a mangiare in eccesso sino ad una sensazione di sentirsi sgradevolmente pieni, ma soprattutto ad utilizzare cibi con un alto contenuto di calorie e di grassi, come alimenti molto salati o molto dolci. Nessuno si abbuffa con l'insalata, proprio perché alimenti altamente calorici e ricchi di carboidrati e grassi sono cibi che possono stimolare una risposta ormonale ben precisa. Scegliamo il disagio di ciò che conosciamo, e cioè quello che il cibo in eccesso ci dà, pur sapendo che stiamo sbagliando, piuttosto che farci coraggio ed affrontare le emozioni scomode. Se siamo lasciati dal nostro partner, se ci hanno dato una notizia spiacevole, quando abbiamo insomma davanti a noi una situazione spiacevole, mangiare in questo modo, non la modificherà in alcun modo. Usare il cibo come conforto è un altro segnale della fame nervosa ed, in sintesi, un neurotrasmettitore chiamato dopamina ti offrirà una sorta di ricompensa dalle frustrazioni e ti porterà ad essere dipendente da questi comfort food, cioè cibi che ti danno un temporaneo conforto e ovviamente un successivo aumento di peso. Anche l'aumento di cortisolo, detto l'ormone dello stress, ti spingerà a cercare con più aggressività i carboidrati e grassi di cui ti ho appena parlato. Aumenta lo stress, aumenta il cortisolo e aumenta la corsa verso il frigo, che può sembrare l'unica cosa che potresti fare in quel momento. Ma c'è stress e stress. C'è l'eustress, che è quello, per intenderci, che hai quando devi affrontare un'interrogazione o ad un colloquio di lavoro e ti porta ad avere una leggera ansia da prestazione, mentre il distress è quello che hai perennemente per quel logorio della vita moderna in cui siamo un po' tutti immersi. La risposta non è nel cibo, non può esserlo perché non modifica ciò che accade, ma è semplicemente una tua reazione per permettere alla tua mente di cambiare discorso. Anche la serotonina, l'ormone della felicità, è associato alla ricerca di triptofano, un aminoacido che dobbiamo assumere con l'alimentazione e che serve al nostro corpo per sintetizzare questo ormone. E dove si trova in natura? Nel cioccolato e nel formaggio. Inutile dirti quindi perché ricerchi questi alimenti quando ti senti un po' giù. Un altro segnale è mangiare velocemente, molto velocemente, e magari di nascosto e senza gustarti ciò che stai ingurgitando, per timore di sentirti in qualche modo sotto giudizio e quindi provare vergogna, per poi sentirti miseramente in colpa. La colpa non fa dimagrire e neppure ti aiuterà a non ripetere gli errori fatti con il cibo. So che sai ciò che è giusto e ciò che non lo è, ma se soffri di fame nervosa farai fatica a percepire davvero quando il tanto è davvero troppo. Bene, per oggi mi fermo qui.
Spero questo filmato ti sia stato utile e se hai curiosità o domande a riguardo lasciami pure un commento. Ti leggo e rispondo personalmente. A presto, da Emanuele Mian.